Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Elea. Ho 29 anni. Ogni giorno vendevo case costose a persone ricche, ma ogni sera tornavo a casa da un uomo che non rispettavo. Ero una moglie infelice perché amavo troppo i soldi. Odiavo più di ogni altra cosa la vecchia moto di mio marito, fino a una notte quando cambiò il mio cuore per sempre. Stava per succedere qualcosa che avrebbe cambiato il modo in cui vedevo la mia vita. Lavoravo in un'agenzia immobiliare di lusso. Ogni giorno incontravo clienti ricchi. Mostravo loro grandi case con rubinetti dorati, pavimenti in marmo lucido e giardini enormi. Guadagnavo circa $7.000 al mese dalle vendite. Dentro quelle bellissime case mi sentivo sicura di me, orgogliosa e potente. Ma la mia vera vita era molto diversa. Mio marito, Thomas, era un insegnante di liceo. Era gentile e premuroso. Si prendeva sempre cura di me e cercava di farmi sorridere, ma guadagnava solo $2.000 al mese. Mentre camminavo in grandi camere da letto con i compratori ricchi, i miei pensieri tornavano al nostro piccolo appartamento. La nostra casa aveva sedie vecchie, una cucina minuscola e mobili consumati. Mi sentivo intrappolata lì. Volevo una vita più ricca, migliore. Ogni pomeriggio Thomas veniva a prendermi dopo il lavoro, ma non aveva una bella macchina. Guidava una vecchia moto rumorosa, era arrugginita e sputava fumo scuro nell'aria. Quando sentivo il suono pop 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 fuori dal mio ufficio, il mio cuore affondava. Mi sentivo imbarazzata, sapevo che i miei colleghi mi stavano guardando. Loro guidavano BMW e Audi lucide e io dovevo sedermi su quella moto rotta. Dentro di me pensavo in silenzio: perché non può avere più successo? Guardavo i miei clienti ricchi, poi guardavo mio marito. Thomas sorrideva sempre quando mi vedeva. Mi chiedeva con dolcezza: «Com'è andata la tua giornata, cara?» Ma io non sorridevo mai. Il mio cuore si sentiva freddo e pieno di rabbia. Quella rabbia iniziava sempre con il rumore della sua moto, un promemoria forte e brutto della vita che odiavo. Una sera un cliente ricco guardò la moto e rise piano. Il mio viso diventò caldo per la vergogna. Mi sentii molto piccola. Mi sedetti dietro sulla moto e fissai la strada. Pensai: sono una donna di successo. Merito una vita migliore di questa. Una mattina mi sedetti al tavolo e guardai Thomas. «Ho bisogno di un'auto di lusso», dissi. «I miei clienti guidano Ferrari. Sembro povera quando arrivo sulla tua vecchia moto». Thomas aprì il nostro libretto bancario e sospirò. «Elea, non abbiamo molti soldi», disse. «Le cose sono molto difficili in questo momento». Il mio viso diventò caldo. La rabbia bruciava dentro di me come il fuoco. Urlai: «Sei solo un insegnante povero. Non hai grandi sogni? Io lavoro duro ogni giorno.
ma tu non vai mai avanti. Thomas abbassò lo sguardo verso il suo caffè. Non disse nulla, ma potevo vedere il dolore nei suoi occhi. La mattina dopo, Thomas era molto calmo e gentile. Prima di andare a scuola, mi toccò piano la spalla. Elea, troverò un modo per rendere la nostra vita migliore. Te lo prometto, disse. Lo guardai e gli credetti. Pensai che forse avrebbe guadagnato più soldi, forse avrebbe trovato un lavoro migliore, forse la nostra vita sarebbe cambiata. Una piccola speranza crebbe nel mio cuore. Ma quel pomeriggio la mia speranza scomparve. Un ricco investitore di nome Mr. Harrison arrivò nel mio ufficio. Arrivò su una Ferrari rosso brillante, entrò e mi diede un grande mazzo di rose costose. Una donna come te dovrebbe vivere una vita migliore, disse con un sorriso. Sentii un dolore acuto nel petto. Pensai al mio piccolo appartamento e ai nostri vecchi mobili. All'improvviso la mia vita mi sembrò vuota e triste. Quella sera Thomas tornò a casa molto tardi. La sua camicia bianca era vecchia e coperta di polvere nera. Sembrava stanco e debole. Quando lo vidi provai disgusto. «Dove sei stato?» chiesi con voce fredda. «Ero a scuola», rispose piano. Guardai la cena che avevo preparato. La rabbia esplose. Presi il piatto e buttai il cibo nella spazzatura. «Sembri un uomo povero!» urlai. «Guarda Mr. Harrison, lui ha successo, tu non hai niente, tranne una vecchia moto». Thomas non reagì. Rimase in silenzio. Guardò la spazzatura, poi le sue mani. Le sue dita tremavano. Non mangiò. Lentamente spinse la sua vecchia moto fuori dal garage. «Ho ancora dei compiti da correggere a scuola», disse. Il motore rumoroso si accese e lui partì nella notte buia. La casa sembrava pesante e silenziosa. Sospirai e mi sedetti sul divano. Aprii delle riviste di lusso e guardai le foto di grandi case e gioielli costosi. Sognai una vita ricca e dorata. Non sapevo dove stesse andando davvero. Non sapevo che Thomas stava affrontando una lotta che io non potevo vedere. Una sera di martedì, una forte tempesta colpì la città. Una pioggia intensa cadeva dal cielo e il vento urlava forte. Io ero seduta dentro l'auto di lusso di Mr. Harrison. Era calda, silenziosa e profumava di pelle costosa. Mi stava portando a una riunione tardiva per firmare i documenti di una villa che valeva milioni. Mi sentivo importante. Sentivo di appartenere davvero a quel mondo ricco. Svoltammo in una strada buia piena d'acqua. Molte auto si erano fermate perché la strada era allagata. All'improvviso vidi qualcuno davanti a noi. Un uomo con un impermeabile sottile e bagnato stava lottando con una vecchia moto. La tempesta lo spingeva, facendolo sembrare piccolo e debole. Cercava di spingere la moto pesante attraverso l'acqua. Quando ci avvicinammo, i fari dell'auto illuminarono il suo volto. Il mio cuore si fermò.
era Thomas. Mio marito non era a scuola a correggere i compiti, non era in un'aula calda. Dietro il suo sedile c'era una grande scatola arancione per le consegne. Thomas lavorava in segreto a un secondo lavoro come corriere. Ogni notte lavorava nel freddo e sotto la pioggia. Un dolore acuto mi colpì il petto. Pensavo che non avesse sogni. Lo avevo chiamato pigro, ma mi sbagliavo. Stava combattendo una lotta che io non potevo vedere. Lavorava 2 lavori solo per guadagnare più soldi per me. Tutto quello che faceva era per i miei sogni. Lo osservai dal finestrino dell'auto. Thomas sembrava completamente esausto. Il suo viso era pallido, i suoi occhi scuri per la mancanza di sonno. Le sue mani tremavano mentre cercava di avviare la vecchia moto. Calciò il pedale ancora e ancora nell'acqua profonda, ma il motore restava muto. Rimase lì, completamente bagnato, impotente, sotto le deboli luci della strada. Io ero seduta dentro l'auto di lusso e sentivo di non riuscire a respirare. Le mie mani tremavano sulle ginocchia. Il mondo sembrava silenzioso. Tutto quello che sentivo era la pioggia pesante che colpiva il tetto dell'auto. In quel momento capii qualcosa. La vecchia moto di mio marito non era spazzatura, era il suono del suo amore. Mr. Harrison, fermi l'auto! Urlai. Non aspettai la sua risposta. Aprii la portiera e corsi nella tempesta. La pioggia fredda colpiva il mio viso come aghi, ma non mi importava dei miei vestiti costosi o dei miei capelli. Corsi dritta verso l'uomo con la vecchia moto, raggiunsi Thomas. Tremava fortemente. Le sue mani tremavano così tanto che faceva fatica a tenere la moto. Il suo viso era pallido e le sue labbra erano blu per il freddo. Era completamente bagnato. Quando mi vide, i suoi occhi si riempirono di preoccupazione. Elea, perché sei qui? Ti ammalerai, disse piano. La sua voce tremava. Cercò di nascondere la scatola delle consegne dietro di sé. Per favore, non essere arrabbiata, disse. Ho quasi finito con l'ultima consegna. Sto lavorando molto duro, sto risparmiando ogni dollaro. Mi guardò con amore e vergogna. Presto avrò abbastanza soldi per comprarti quell'auto di lusso. Voglio che tu sia fiera di me. Il mio cuore si spezzò. Guardai quest'uomo, l'uomo che avevo insultato, l'uomo la cui cena avevo buttato via a causa della mia avidità, e lui era lì, sotto una tempesta pericolosa, a rischiare la vita per il mio orgoglio. Le lacrime mi scesero sul viso e si mescolarono alla pioggia. Afferrati la sua giacca bagnata e lo abbracciai forte. Mi dispiace tanto, sussurrai ancora e ancora. Non mi importava più del fango, non mi importava più dell'odore della vecchia motocicletta. All'improvviso il portafoglio di Thomas scivolò dalla sua tasca e cadde in una pozzanghera. Lo raccolsi subito. Quello che vidi dentro cambiò il mio cuore per sempre. Il portafoglio era pieno di tanti piccoli foglietti gialli,
mostravano ogni dollaro che aveva guadagnato con il suo lavoro segreto. Sul retro di uno di quei fogli aveva scritto un breve messaggio sulla mia felicità. Feci un respiro profondo e strinsi il portafoglio bagnato contro il petto. Le mani mi tremavano. In quel momento capii qualcosa con chiarezza. Avevo cercato un palazzo, ma stavo già vivendo con un re. Thomas mi guardò e mi fece un sorriso stanco. Capii allora che l'oro non significava nulla in confronto al cuore di mio marito. Tornammo a casa senza parlare. La notte piovosa sembrava lunga e pesante. Nella nostra piccola camera da letto aiutai Thomas a togliersi i vestiti bagnati. Tremava forte e riusciva a malapena a parlare. Lo avvolsi in una coperta calda, ma il suo corpo continuava a tremare. Mi sedetti accanto a lui e gli tenni la mano. La sua fronte era molto calda per la febbre. Thomas sembrava completamente sfinito, aveva gli occhi chiusi e non si muoveva. Il suo respiro era lento e profondo. Sapevo che era esausto per aver lavorato 2 lavori solo per me. Non si era mai lamentato, voleva solo rendermi felice. Il senso di colpa mi pesava sul cuore. Che cosa ho fatto? Sussurrai. Guardai intorno al nostro appartamento. Era piccolo e vecchio, ma pieno dell'amore di Thomas. Una verità dolorosa mi colpì. Ogni giorno al lavoro vendevo case di lusso a persone ricche. Parlavo di pavimenti in marmo e rubinetti dorati. Aiutavo degli estranei a trovare una casa, ma nella mia vita stavo distruggendo la mia casa. Ero così concentrata a guardare le case dei ricchi che non avevo visto il re che viveva accanto a me. Thomas non si svegliò. Fece solo dei piccoli suoni nel sonno. Asciugai le lacrime e feci un respiro profondo. Compresi finalmente che il denaro può comprare una casa, ma non può comprare un cuore come il suo. Gli tenni la mano per tutta la notte e promisi a me stessa che sarei cambiata. Promisi di diventare una moglie migliore. La mattina dopo, la luce del sole riempì la stanza. Thomas aprì lentamente gli occhi. Sembrava ancora debole, ma la febbre era passata. Mi sedetti accanto a lui, tenendogli la mano. Avevo gli occhi rossi per aver pianto tutta la notte. Thomas, dissi piano, con la voce tremante. Gli premetti la mano sul viso. Mi dispiace tanto. Sono stata una moglie terribile. Ero accecata dal denaro e dall'avidità. Non ho visto quanto mi amavi. Thomas sorrise dolcemente e mi accarezzò i capelli. Va tutto bene, Elea, sussurrò. No, non va bene, dissi piano. Lo guardai nei suoi occhi stanchi. Non voglio più un'auto di lusso, non voglio una grande villa. Non voglio vivere come il signor Harrison. Voglio solo te. Il tuo cuore è la cosa più preziosa che ho. Le lacrime mi scesero di nuovo, ma questa volta erano lacrime di calma e sollievo. Avevo un piano segreto. Non volevo più che Thomas lavorasse 2 lavori.
usai tutti i soldi che avevo guadagnato vendendo case. Vendei anche le mie borse di lusso, quelle che una volta mostravo con orgoglio ai miei colleghi. Con quei soldi comprai un regalo per Thomas. Era una nuova motocicletta. Era moderna, pulita e molto sicura. Non faceva rumori forti e non mandava fuori fumo nero. Guardai Thomas e dissi: «Da ora in poi, dopo la scuola ti riposerai. Sei un insegnante. Dovresti guidare i tuoi studenti, non stare sotto la pioggia per il mio orgoglio». Feci un respiro profondo e mi sentii leggera dentro. Compresi finalmente che la vera felicità non nasce dal mostrare la propria vita agli altri. Nasce da come tratti la persona che ti ama davvero. Thomas mi abbracciò e per la prima volta dopo molti anni mi sentii calma e in pace. Sono passati 3 mesi da quella notte di tempesta. Ora la vita è calma e calda. Lavoro ancora come agente immobiliare. Ogni giorno mostro grandi ville con pavimenti in marmo e giardini dorati a clienti ricchi. Ma qualcosa di profondo nel mio cuore è cambiato. Non provo più invidia per i miei clienti, non sono più arrabbiata per il nostro piccolo appartamento o per i nostri vecchi mobili. Thomas è di nuovo in salute. È tornato a scuola e insegna ai suoi studenti con un sorriso. Non lavora più in un secondo lavoro. Non esce più sotto la pioggia fredda per consegnare pacchi. Mi assicuro che riposi e stia al caldo ogni sera. Ogni pomeriggio mi fermo vicino alla finestra del mio ufficio. Aspetto e ascolto. Quando sento il rumore della sua motocicletta, il mio cuore si riempie di pace. Un tempo odiavo quel suono. Pensavo significasse fallimento, ma ora è il suono più bello del mondo. So che sta venendo a prendermi per tornare a casa. Sono così fortunata, sussurro quando lo vedo salutarmi dalla strada. Finalmente capisco che una villa è solo un edificio, ma il suo amore è la mia vera casa. È stato in quel momento che ho imparato che il vero amore è il suono più forte di tutti. Un buon marito non si giudica dal denaro, si giudica da quanto è disposto a rinunciare per amore. Non lasciare che l'avidità ti trasformi in un partner arrabbiato. Se questa storia ti ricorda di dare valore alla persona che ti ama, metti like e iscriviti a Italiano Tale Stories per altre lezioni di vita. È facile credere che la felicità venga dal denaro e dalle cose materiali, ma storie come questa ci ricordano che il vero valore vive nel cuore umano. Nel mondo di oggi siamo spesso accecati dai segni della ricchezza. Vediamo auto di lusso e grandi case online e iniziamo a sentirci infelici della nostra vita. La storia di Elea è una forte lezione sul confronto con gli altri. La sua rabbia non veniva da Thomas, veniva dal guardare il successo di altri uomini invece dell'amore di suo marito. Quando confrontiamo le nostre vite, dimentichiamo i sacrifici silenziosi fatti per noi ogni giorno.
Thomas non lavorava sotto la pioggia perché era povero, lo faceva perché il suo amore era ricco. Se passi la vita a cercare un palazzo, potresti superare la persona che sta già costruendo una casa per te con le proprie mani. Dai valore a chi resta con te nei momenti difficili. La persona che oggi viaggia con te su una vecchia motocicletta è la stessa che resterà al tuo fianco quando il lusso sarà scomparso. La vera ricchezza non è ciò che mostri al mondo, è il sacrificio silenzioso fatto quando nessuno guarda. Hai mai dato per scontato l'amore di qualcuno? Condividi la tua storia nei commenti. Se questa storia ha toccato il tuo cuore, metti like e iscriviti a Italiano Tales. Grazie per aver guardato, ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.